Diciamoci la verità, probabilmente non avremmo scelta di questo colore, anche se io sono un grande tifoso rossonero, però Porsche Macan nella versione GTS, ragazzi, è tutta da vedere, soprattutto è tutta da guidare. Un bellissimo SUV lungo 4,69 m, largo 1,92 m, alto 1,60 m, davanti il tipico family feeling di, stavo dicendo di Peugeot, ma in realtà di Porsche, con i fari full LED, con i soliti 4 punti luce. Mi piacciono tantissimo le nervature del cofano. Mi piace meno che cosa? Mi piace meno il radar del cruise control, che insomma non è esattamente camuffato. Guardatela in taglio laterale. Dicevamo la particolarità è il fatto che io sia rosso-nero, passa anche da questi cerchi da 21 che sono neri, la pinza rossa a 6 pompati, e vedete che in taglio laterale potete capire che sì, c'è spazio per 5, scusate, c'è spazio per 5? Vediamo. Allora, proviamo a salire anzitutto. Regolazioni completamente elettriche per quanto riguarda il sedile, anche per quanto riguarda il volante, che può essere alzato e abbassato mediante questo comodo pulsante. Io non ho tantissimo spazio, ma sono esattamente incassato in quella che è la mia normale, naturale posizione di guida. In che modo si traduce? Ok, c'è spazio per la testa, ma in che modo si traduce per chi si siederà dietro? Io qualche dubbio ce l'ho. In realtà l'ho già visto, per quello ve lo dico. Ecco, purtroppo non rimane spazio. Diciamoci la verità. Con il sedile impostato invece sull'altezza di Andrea, comoda salita a bordo, comoda anche posizione, probabilmente sarà un eventuale quinto occupante ad avere qualche problema, complice il tunnel molto ampio. La presa da 12 volt, la possibilità di gestire le bocchette del climatizzatore, il respiro è certamente premium, gli agganci Isofix mi sembrano, direi, abbastanza comodi. Andiamo a vedere dietro, vediamo un po'. Allora, dietro, scarichi a non finire proprio perché la versione GTS. Mi piacciono molto i gruppi ottici, mi piace anche il fatto che il portellone sia apribile elettricamente, da 500 a 1500 i litri a disposizione. Lo spazio è abbastanza adeguato per una gita fuori porta per 4 persone, probabilmente non è quella capacità di carico che ci saremmo aspettati, perché qui d'altronde è stata preferita la concentrazione sulla linea, quindi quando andiamo a chiudere insomma si trancia un minimo questa porzione di volume. Sotto però che cosa c'è? Sotto c'è uno spazio adeguato al subwoofer della Bose, che noi adesso chiudiamo. Non vi faccio vedere come sarebbero abbattuti i sedili, quanto spazio ci sarebbe, ve l'ho già detto, 1500 litri. Lo chiudiamo, non possiamo chiudere le serrature, soltanto il portellone, che si chiude con una velocità adeguata e che ci lascia tutto il tempo per andare a provare su strada, purtroppo non su pista, questa Porsche Macan GTS, di cui adesso sentiamo il bel rombò. Sei cilindri, 500 Nm, 360 cavalli. Questi sono i numeri di questa GTS Macan. Sì, ma i numeri non bastano a contarlo, onestamente. Il rumore, perché abbiamo anche la possibilità dello scarico sportivo che fa più rumore, perché diciamo, ma sì, ma dove vai al giorno d'oggi con tutti gli autovelox e tutto, bisogna sempre rispettare giustamente i limiti di velocità, quindi o vai in pista, ma chi ci va? O vai in off-road, c'è il tasto dedicato, ma chi ci va in off-road con i cerchi da 21? E allora dai, facciamo un po' di rumore. Fai un po' di rumore. Brum brum, allora mettiamo in Sport Plus perché ha 3 tarature, normale, Sport e Sport Plus. In Sport Plus ovviamente si alza il regime di giri al quale il PDK 7 rapporti velocissimo cambia le marce. Veramente in Sport Plus dai calci nella schiena quando schiacci giù l'acceleratore. Dai calci nella schiena anche il launch control che proveremo dopo. Poi se sposti la leva a sinistra mettiamo in manuale con le 2 levette in alluminio molto belle che seguono il volante, quindi girano assieme al volante bellissimo con queste razze forgiate in alluminio e con i comandi che sono pochi ma quelli essenziali, quelli che servono, ce n'è anche uno personalizzabile. Sì, ne avrei messo un po' in più, soprattutto avrei messo lì la gestione del cruise. Sì, quello forse sì, perché in questa levetta è un po' scomodo, però Cruise, che costa un botto per averlo attivo, 1200 euro, però arriva fino a 0 e segue la coda, quindi molto comodo. E lo sterzo, ragazzi, oltre al volante bello, è una macchina di una precisione
Luca, non sembra assolutamente un SUV. Sembra una vera Porsche, Andrea. Sembra una vera è una vera Porsche, scusa. È una vera Porsche. Anche perché qua abbiamo l'optional che ci aiuta, grazie alla dinamica delle 4 ruote motrici, gestendo la potenza ruota per ruota, a chiudere le curve. Praticamente dà un pochino più coppia alla ruota esterna per aiutarci, oltre lo sterzo, oltre al telaio, a chiudere la curva, a pennellarla. E si sente, perché veramente ha una tenuta di strada eccezionale. In Sport Plus si sente molto rigida, ma comunque quel rigido che è sempre abbastanza comodo, non è mai esageratamente estrema in ogni comportamento questa vettura. Sembra veramente cucita addosso, sia per quanto riguarda i sedili di cui parleremo dopo, sia per quanto riguarda i comportamenti. Ok, buttiamo dentro la seconda. Hai sentito come è scalato, ha fatto proprio la macchina. Qua ovviamente siamo in un ambito semi-urbano, non possiamo esagerare, però guarda come non è neanche troppo sotto sterzo e neanche, vedrete, neanche troppo sovra sterzo in uscita. Sto zitto. Hai sentito la cambiata? Immediata. Tra l'altro bello che in Sport Plus, in manuale, scusate, rimane a limitatore, quindi non cambia automaticamente la marcia. C'è quel rumorino quando sei al limitatore, che bello. Ma il rumore del motore è qualcosa di straordinario, come sempre su Porsche. E dicevamo prima del comfort a bordo confermato da questi sedili sui quali praticamente si può scegliere tutto e il contrario di tutto. Lunghezza del cuscino, ampiezza dei fianchetti del cuscino, ampiezza dei fianchetti dello schienale, 2 supporti lombari. No vabbè, i sedili sono quelli che vorrei. Sembrano quelle poltrone massaggianti che trovi in aeroporto. Esatto, che però li devi pagare quanto? Non so, 5 euro? Ma un po' di più, però vabbè, però ce l'avrete, però potrete sedervi e farlo quando, quando vorrete. Ma anche le finiture sono eccezionali. Beh, la plancia è proprio premium. Sì, con queste finiture. Questo cos'è? Alluminio spazzolato, architetto? Quello è alluminio spazzolato. E andiamo, vedi che l'ho beccato. Forse questa plastica dura qui sotto con questa trama. Anche questo sportellone che nasconde la SIM e l'SD non è proprio bellissimo, e anche il lettore di DVD non ci fa proprio impazzire. Però l'infotainment è veramente premium, perché abbiamo, come vedete qua, Google Maps e anche Street View se andiamo a zoomare tanto, connesso, ricerca Google, Android Auto, Google Play. Questa cornice nera. La cornice nera, però il touch funziona veramente bene, anche la parte allarga. Allora, prima di tutto mettiamo in Sport Plus. Esatto. Poi dobbiamo togliere i controlli di trazione tenendo premuto il pulsantino. Cosa bella che davanti ai miei occhi, ovviamente è venuto un allarme grosso così di PSM disinserito, ma vedo anche la ripartizione della trazione integrale. Ora, allora, visto che non voglio sporcare parlando, ti dirò poi tutto il resto. Vai. Launch controllo attivato, vai! Mamma mia! Calci! No, devo rallentare perché devo fare una frenata alla velocità di riferimento, che è questa, giù tutto il freno. Frena come una Porsche. Frena come una Porsche. Dall'osteopata. Frena come una Porsche e accelera come una Porsche, anche se i numeri non sono da sportiva pura. Da 0 a 100 in 5 secondi e 2 con launch control, velocità massima a 256 orari. Tra l'altro la possibilità di cronometrare in pista i giri grazie a una funzione specifica qua dell'infotainment, e si può avere la stessa funzione anche guardando nel quadro strumenti. Il ciclista, attenzione, ma il ciclista, poi dicono gli automobilisti, ma il ciclista che guarda il cellulare mentre pedala e va da zigzagando in mezzo alla strada, ne vogliamo parlare? Rischio di finire male. Ecco, dicevamo, davanti ai miei occhi ho tantissime informazioni, un display LCD bello, ci può far vedere addirittura la mappa del navigatore con Google Maps anche lì dentro. Adesso tolgo anche gli scarichi sportivi e la uso come quasi un'utilitaria, e sai la cosa bella di usarla così? Quasi un'utilitaria. Sì, perché se schiacci, diciamo che capisci che non è un'utilitaria. Quando molli, il PDK intelligentemente stacca la frizione e ti fa veleggiare. Quindi i consumi di questa GTS non sono poi così esagerati. In città mi ha quasi stupito. In città potresti fare anche i 5 con un litro, se ovviamente vuoi fare lo sborone. Ne fate 9, non ne fate 15. Se ogni semaforo fate il launch control, facciamo anche i 3. Però Luca, diventano 11 al limite autostradale. E scusate, diventano 11 al limite autostradale, salgono a 13 a intorno ai 110. Io ti metto la retro perché ti faccio vedere la retrocamera, che purtroppo
non è proprio definitissima, si vede così cos'ha. Tutta pixelata. Sì, avrei preferito una definizione migliore della diciamo che retrocamera, però questa si parte vede, qui dai. è tutta da rivedere. Mettiamo, dai, Non ti piace? non mi A me piace non mi invece il software perché funziona bene. Come mi piace questo tettone apribile. Adesso abbiamo chiuso ovviamente perché abbiamo attaccata la telecamera. Certo. Si apre però una gran porzione, c'è la tendina, ma devo dire che è ben filtrato perché non mi si scalda la testa nonostante ci sia un solleone. E oggi questo qua a non è Montevecchio. male, questo non è male, non è male. Mi fai Ma te lo faccio, ho messo in manuale, siamo in terza, siamo a 40, no, non siamo a 39, 40 giù tutto l'acceleratore, sotto coppia, ma a 50 ci siamo in un attimo. E tra l'altro c'è il pulsante del kickdown anche in manuale, se schiaccio, di prepotenza scala la marcia, non ero neanche in Sport Plus. Tra l'altro tu dicevi del comfort termico per questo tettuccio, comfort termico che è garantito dal climatizzatore, i cui comandi sono ben accessibili. Io ti potrei cambiare, Sono 1000 io ti anche, potrei oltre che cambiare a ben torto accessibili. tutta la temperatura del tuo sedile, potrei anche riscaldartelo come faccio in No, questo grazie, momento. anche no, visto che ci sono 62 gradi fuori. Però posso gestirmelo tutto dalla mia parte senza venire a disturbare. Anch'io posso riscaldarti il tuo però così, Ecco, io invece lo tengo perché ho male al sedile. Ho paura alla fine di questa prova per il tuo posteriore. Comunque sempre tantissimi comandi qua, ma su Macan abbiamo qualche posto per mettere cellulari, bicchieri, qua nel porta bracciolo abbiamo anche Tu la guida, io presa apro. 12 volt, ne abbiamo un'altra anche qua, quindi due prese, abbiamo ovviamente anche la presa USB. Sistema di sicurezza del cruise, ne abbiamo parlato prima. Noi non abbiamo l'assistente dell'angolo cieco, che è optional. Sembra un po' un'eresia, onestamente, che è sono macchine del optional. genere. Un altro purtroppo, ovvero l'assistente della carreggiata, quello che ti mantiene in carreggiata. Bippa e basta. sì. Bippa e basta. Anzi, fa proprio un brutto Sì, me rumore. l'aspetterei da un utilitario. Sì. Però Belli invece i comandi qua delle luci che sono anche loro a LED. Cosa non mi piace su tutto ciò? Vediamo se il colore non ti piace. Ma il colore è inguardabile. Non ti piace questo? Questo non ti piace? Bravo. Non ti piace questo? Ma si può, su una macchina da quei 100.000 euro che io devo fare ancora così con la levetta quando mi abbagliano da dietro. Aspetta, fammelo rivedere. Così con la levetta quando mi abbagliano da dietro. In effetti è abbastanza brutto, siamo sinceri. Così come, se vuoi, possiamo parlare di prezzo, anche se il prezzo probabilmente non è la discriminante perché compro una vettura del genere, forse sono le altre le leve di interesse, però ve lo raccontiamo per dovere di cronaca. Si parte da 78.000 euro, nella nostra versione arriviamo a 98.000 euro, quindi sfioriamo quota 100. È vero che abbiamo tantissimi optional perché, come da tradizione, la macchina è ampiamente personalizzabile, va personalizzata, secondo me soprattutto un GTS, che secondo me profilo di acquisto di questa vettura. Vai. È sicuramente chi vuole sempre il top da ogni vettura, Sì. quindi la versione più cara in assoluto, più Sì. prestante in assoluto. Sì. Per chi vuole una macchina comunque abbastanza compatta, che anche in città si riesca a divincolare bene, che però sia a proprio agio anche in autostrade, insomma una tuttofare, però per chi non è tanto abbondante come te o per chi non ha famiglia. Ecco, posso aggiungere una cosa: se siete più alti di 1,80 m, 1,85 m, lasciate stare. Io sono alto 1,96 m, quindi un problema più che altro di gambe più che di stazza. Se io guido, per trovare la posizione giusta di guida, dietro non si siede veramente nessuno, e sembra di guidare un 911, allora a quel punto lì compro un 911. Sì, scusa. però qua sei più comodo, guidi più in alto, se c'è una rampetta un pochino più inclinata non rischi di far fuori sotto il baffo anteriore, insomma è diversa, è assolutamente diversa. Anch'io non riesco a cogliere fino in fondo il senso di questa Macan GTS, però da guidare è una figata, cioè da guidare è veramente bella, si adatta a ogni situazione. Non è estremamente sportiva, ma dà delle grandi soddisfazioni comunque anche nella guida sportiva. Non sembra di essere su un SUV, assolutamente. Divertimento e adrenalina pura, direi, per quanto riguarda anche la guida in città, perché poi No, adrenalina pure in città, no. Dai, non è vero, O fai invece è launch vero. control a tutti i semafori per far girare tutti. ma non è vero, ma basta aprire gli dai. scarichi, acceleri un attimo, si sente Ma adrenalina fortissimo. per gli altri che si spaventano. Appunto, adrenalina per gli altri, ma anche per me, che vedo che gli altri si spaventano, scusa. Penso come sul 911 GT3, poi ne parliamo di adrenalina. Non mi inviti mai, tra l'altro, non mi inviti mai. E poi soprattutto si girano a guardarci per il colore di questa Macan GTS. Sì, ma tra l'altro bisogna, cioè, secondo me solo Porsche Italia avrebbe potuto spendere un sacco di soldi per questo colore e questi cerchi che in pandan sono veramente tamari, diciamocelo. I cerchi non sono in pandan perché sono neri, comunque la carrozzeria è rossa, però i cerchi sono straordinari, con questo filino bianco, lo vedete in presentazione, quanto è bello, ma mai!
insomma ci sarebbe piaciuto provarle in pista, ma noi per contratto dobbiamo provarle qua a Montevecchio, perché dobbiamo provarle come la persona qualunque, nell'uso di tutti i giorni. Per contratto con la Proloco di Montevecchio. Esatto, esatto, che ci dà un sacco di soldi, tra l'altro. Per questo non ditelo ad Automoto e neanche a Master Pilot, lasciamo a lui le prove in pista, che ne sa molto di più di noi. Lui è un pistologo, diciamo. Esatto, pistologo. molto pistologo. Esatto. E vabbè, dai, se volete commentare questa prova, fatelo su automoto.it, su Facebook e su YouTube. Dove volete, insomma, dai. Noi ci vediamo quando? Tra 5 minuti con la prossima macchina. Molto bene, ciao. Ciao.